Benvenuti o bentornati a tutti in questo mio nuovo viaggio. Siamo in Sicilia, la terra del sole, e precisamente a Vigata, residenza del commissario Montalbano, almeno così definita dallo scrittore Andrea Camilleri. Nella realtà siamo a Pontecca, frazione balneare di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. La gente del posto la chiama Sicca, probabilmente per la presenza di una piccola secca costituita da una formazione di scogli di fronte alla spiaggia di Levante. In questa frazione è ubicato anche un faro voluto dal governo borbonico, costruito nel 1858 e alto ben 35 metri, visibile nella zona mare compresa tra Gela e Cava d'Aliga. Seguendo la Sibit, ciclovia che collega Siracusa a Trapani, perché appunto il programma in 2 giorni arriva a Trapani. Va bene, la strada era chiusa, segnalavano strada chiusa anche i pedoni. Praticamente c'è un corso d'acqua. Questo non va per niente bene, per niente. Gestione del fiato importantissima, ragazzi. Bere, sto bevendo ogni mezz'oretta poca acqua, poca ma frequente. Si sta alzando il caldo, come tutti saprete è un caldo secco, quindi sudorazione quasi nulla, è abbastanza ventilato, però appunto perché è secco le vie respiratorie sono un po' più asciuttine. Il castello di Falconara, ad oggi privato, è una delle dimore storiche di Sicilia del XIV secolo con più fascino. Unica dimora storica affacciata sulla costa del sud, vicino Butera, immerso in un rigoglioso parco di essenze mediterranee, dotato di una piscina naturale unica nel suo genere. Matrimoni, fughe d'amore o una semplice vacanza e relax, sicuramente questa è una zona da tenere in considerazione. Fuochi anche là in fondo, dall'altra parte, non so se riuscite a vederli. Ora ci sono 42 gradi. Non so se sono dolosi o per il caldo, però la situazione è questa. Sopra Vicata. E da là, ripeto, viene su un fumone nero. 40 gradi, la situazione è questa. Sono nei pressi di Palma di Montechiaro, ho finito l'acqua, sto andando al minimo in attesa di un bar. Fa molto caldo, si può gestire, Tra l'altro stavo facendo un tratto giù basso sul mare e la strada era pure chiusa. Dopo aver attraversato questi promontori qua, un caldo atroce, stavo cercando disperatamente un bar e magicamente il Garmin mi fa vedere un supermercato. Ho detto, beh, non è vero, non ci credo, invece sì. MD
già bevuto uno di questi, Coca-Colina qua in parte, banane, una manetta, ci ricarichiamo. Il viaggio prosegue e continuando la pedalata sulla litorale arrivo a Realmonte in provincia di Agrigento e ai miei occhi appare la maestosa Scala dei Turchi. Una delle mete turistiche più ambite in Sicilia, nota per la sua bellezza forgiata dalle onde e dal vento. La Scala dei Turchi prende il nome dai pirati saraceni, impropriamente chiamati turchi dalle popolazioni locali che nel Cinquecento usavano approdare sulla particolare formazione rocciosa per saccheggiare i villaggi della costa, come l'attuale Realmonte. La parete fatta a gradoni rendeva facile l'approccio dal mare per le azioni piratesche in un punto riparato dai venti e probabilmente anche poco controllato. Scontato ricordare che questa zona è stata scelta da molti registi del calibro di Giuseppe Tornatore per registrare le scene dei film. Queste scale dei turchi, parliamone, tanta roba. Bene, allora, il primo host che ho pianificato è a Sciacca e mancano circa 50 e qualcosina chilometri. Sono le 4:30, sono arrivato un po' lungo. Passa anche una macchina, quindi direi ottimo, anche perché quando siamo stanchi badare anche alle auto non è proprio cosa così facile. Qua oggi i chilometri sono tanti, sole anche. Io sono venuto giù da là sopra, dopo che mi sono fatto tutto quel muro, sono sceso per rifarmene un altro. Il sole ancora posti bellissimi, però raga, la Sicilia schiaccia. Altra salitella di 700 metri, made in Sicily. Fanno malissimo, sono corte ma fanno malissimo, malissimo. Il fondo sono strade che non usano più, presumo, perché il fondo è abbastanza sfondato. Qua ci sono ancora i cartelli, vedete? Questa è realtà, non è bugia. Vediamo che arrivino i soccorsi. Anche qua davanti c'è qualcosa. Minchia, non potrò neanche passare forse. Madonna, guardate sto cazzo. Sì. Pazzesco, pazzesco, ho visto tanti tratti così, neri, bruciati, fuori di testa. Cioè, finché non lo vedi dal vivo queste cose ti fanno pensare molto. Sperando sempre che non siano stati dolosi. E qui davanti ancora. Qui davanti raga ancora. Guardate. Cioè la cosa pazzesca è che là in fondo c'è il mare, Eppure in realtà adesso minchia ci devo passare proprio dentro. Ora, ultimi chilometri, circa una decina per arrivare a Sciacca.
ho optato per fare la statale 115 si chiama, per accelerare un po' i tempi, perché le strade di campagna portano via tempo, poi tra rischio fuochi e quant'altro, insomma questa è un po' più scorrevole, anche se non sto pedalando forte, comunque si va a un altro ritmo chiaramente. Quindi insomma dai, penso in una mezz'oretta ancora di arrivare, forse qualcosa meno, cercare l'host e ricaricare le batterie. Arrivato a Sciacca e qua dietro abbiamo sta meraviglia, Castello dei Conti Luna, paesaggio. Ed eccoci qua ragazzi, arrivato, docciato perché ero finito. Ci tenevo a precisare che sono al B&B Colibrì a Sciacca, gestito da un ragazzo gentilissimo, mi ha fatto trovare l'acqua fresca in frigo, un letto decisamente full size per dormire bene, un fantastico bagnettino qua, doccia, tutti i prodotti per lavarsi e tutto quello che può servire, non manca veramente niente, addirittura la camera è gigantesca, condizionatore e TV color gigante, frigo. La cosa interessante è che per i cicloviaggiatori basta che glielo scrivete quando prenotate e glielo dite che state facendo un viaggio in Sicilia eccetera eccetera, c'è uno sconto, ma non è uno sconto per pochi, per tutti, cioè infatti anch'io mi ero accorto nelle comunicazioni via mail che mi aveva comunicato un prezzo e controllando su Google invece ce n'è un altro molto più alto, insomma un po' più alto, e questa cosa è decisamente importante perché mi stava spiegando che appunto è l'unico che c'è sulla strada, quindi nonostante Sciacca comunque ragazzi arrivate, c'è una salita che vi dà il benvenuto, però arrivate su, bellissima, tra l'altro adesso riesco a mangiare una pizza qua vicino, mentre che c'è una pizzeria che si mangia bene tranquillamente, quindi tanta roba. Questi gestori vanno premiati, quindi condividete ragazzi, perché ci sono pochi gestori che premiano noi cicloviaggiatori, non è cosa da poco. Quindi ragazzuoli, io spero che per oggi, come prima giornata in Sicilia, vi sia piaciuto il percorso. Abbiamo ancora tanto da pedalare, era solo il day one. Io adesso, come vi ho accennato, vado a mangiare qualcosina perché avrei anche un po' voglia di saziarmi, nutrirmi, e poi mi metterò nel lettino a editare qualcosina, qualche post da Instagram, perché mi seguite su Instagram, vero? Se non mi seguite la cosa non va per niente bene, quindi mi metterò qua nel lettino tranquillo, e poi Nannina, che domani mattina alle 7:30 il gestore fantastico mi fa trovare la colazione pure pronta, tutto bello inghingherato per domani. Quindi ragazzuoli, io vi ringrazio per la visione di questo video, vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!